Siamo qui con Don Baltasar a San Luis del Rio, guardando la differenza fra lo espadin coltivato e un agave silvestre. In questo caso abbiamo un tepestate. Qui si vede la differenza fra quello coltivato, che in questo caso sarebbe lo espadin, e tepestate, che in questo caso lui pensa che ha più o meno 24 anni questa pianta. Questa pianta è quasi pronta, come si vede abbiamo già il pedunculo, il capo fiorale. Questo sta per essere tagliato oggi e con questo più o meno avremo una pianta di una pigna da più o meno 70 kg. La resa di questo tipo di agave, il tepestate, è molto bassa. Lui pensa che con questo peso avremo solamente 3 litri, dijiste? 3 litri e medio. 3 litri e mezzo. Tutta questa pianta solo darà 3 litri e mezzo. Dietro di noi c'è il villaggio di San Luis del Rio. È piccolo, avremo almeno 800 persone che abitano qui. Quasi tutti lavorano già per mescal, anche donne. Qui ci sono almeno 30 diversi distillerie. Quelli che lavorano troppo forti come lui sono solo 5 distillerie, le altre sono molto più piccoli che le altre. Qui per tagliare una pianta è molto duro, come si vede, non è che siamo messi in piedi molto bene, è difficile, però dice che loro sono già abituati. Quello che fanno è tagliano solo un po', tagliano la pianta dalla radice, la lasciano lì, portano all'asino e con l'asino la portano su. È difficile fare mescal con questo tipo per la resa che dà è molto poca ed è un agave anche molto duro, quindi avrai una fermentazione forse corta, però non ti dà tanto distillato, quindi è abbastanza difficile di lavorare con questo tipo di agave. A lui non gli dà tanta schiuma come sappiamo in altri posti. Per distillare non lo sente così tanto difficile, solo il problema sarebbe la resa che è molto poca. Con un espadin hai bisogno qui da 7 kg per fare un litro, con questo hai bisogno di 23 kg per fare un litro. Sta per fare il taglio dal capo fiorale, dal pedunculo, perché questo agave sarà usato per fare mescal. Se vogliamo fare la riproduzione naturale, lasciamo il chiote che cresca fino a marzo, adesso siamo a dicembre, e giusto con quello viene la riproduzione naturale, con fiori, poi pollinizzazione e un sacchetto con i semi. Come vogliamo usare questo per fare mescal, ce n'è bisogno di tagliare il capo fiorale. Dopo qualche tempo, quel capo, tutta quell'energia che ha l'agave per fare la riproduzione deve tornare al mesontle, al cuore dall'agave. Dopo 6 mesi lo possiamo usare per fare mescal.